Ciao a tutti amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo di un obiettivo un po' insolito per photo art, per Stefano Medici, già un fish eyes, per di più uno zoom. Beh, il motivo lo vedete qua, sono insieme a Fabio Berti, un fotografo torinese che invece è specializzato in che cosa? In eventi fotografici diurni, notturni, anzi possiamo dire specializzato proprio nella nightlife, quando si oscurano le luci e partono invece la movida, il movimento e quindi tutto opposto al mio modo di fotografare. Ciao Fabio innanzitutto. Ciao Stefano. E con te mi confronterò e soprattutto con il nostro pubblico per capire quando li utilizziamo, come si utilizzano al meglio. Io per esempio un fish eyes credo di averlo utilizzato poche volte nella mia vita perché da fotografo formale, banco ottico, linee dritte, mi raccomando che non siano convergenti, potete immaginare che questo è un po' come diavolo e l'acqua santa. Però poi vedo le sue foto e dico, ammazza che bello, ma certo, ogni obiettivo ha il suo contesto. E allora Fabio, parto proprio da te, perché questo obiettivo, che tra l'altro, scusa se non ti do ancora la parola, è veramente molto bello e non per niente è un obiettivo anche che si fa pagare. Sì, è l'ultimo fisheye uscito per Nikon e devo dire finalmente, anche se è un obiettivo che non è uscito proprio un anno fa, ma alcuni anni fa. Però erano i fisheye che aveva Nikon erano ormai vecchi, ottimi, li Sì. possiedo tutti e due, sono ottimi obiettivi, però erano Sì, uno la del concezione 93, 97 non mi ricordo e l'altro 2003, quindi obiettivi ancora con l'autofocus meccanico, senza niente, pignone. esatto. E questo invece ha un nanocrystal, ha un autofocus silenzioso e quindi è proprio un'altra cosa. E allora, guarda, cominciamo proprio da questi aspetti che, per esempio, possono interessare qualcuno, ma anche essere ignorati da altri. Per esempio il fatto di una camera che sia, un obiettivo, che sia rumoroso, come mi ricordo per esempio il 16 mm che ho provato anch'io, sembra quasi sferragliare all'interno, può dare fastidio a qualcuno, perché si muove in una discoteca o in un ambiente rumoroso, a dire la verità, non ti impiccia proprio per niente. Però è vero anche l'altro discorso a cui accennavi, perché stiamo parlando di un refresh che normalmente le case in maniera sempre più serrata hanno proposto da 7 anni a 4, qualcuno ogni 2 anni fa un remake dell'ottica aggiungendo il VR, togliendo questo. Però chiaramente su che cosa? Sugli obiettivi più venduti, quelli più commercializzati, mentre invece un fish eyes che ha un pubblico molto più limitato è chiaro che viene aggiornato di tanto in tanto, però basta solo prenderlo in mano e per percepire la qualità. Mi ha sorpreso il fatto che sia stata data tanta attenzione a questo obiettivo, un'attenzione che ritroviamo ahimè anche nel risvolto economico, perché eccede i 1.600 euro a comprarlo nuovo sul listino, però non è esente da critiche a livello funzionale e io le ho già viste tutte, ma voglio che le racconti tu. Cominciamo da questo o da questo? Da tutti e due, Da perché tutti e alla due. fine si sono complementari. Purtroppo una scomodità è tappo e paraluce, nel senso il paraluce non si può agganciare al contrario e una volta tolto o si mette come un anello, cioè un bracciale, scusa, sì. però ingombra, anche il tappo anteriore è ingombrante e purtroppo si deve togliere perché sotto i 15 mm, già 14, il paraluce a petalo rischia di farsi vedere, ma si vede perché ha questa apertura così grande che prende tutto, praticamente quasi tutto quello che abbiamo davanti e quindi il paraluce va tolto proprio per evitare di farlo vedere. Mettiamo in ordine, cioè in sequenza, quello che stai dicendo anche per mostrarlo ai nostri, e cioè, permesso, abbiamo un obiettivo di una qualità estrema, proprio lo si sente impugnando. Come potete vedere, lo vedrete dalle immagini ravvicinate, c'è proprio la parte sferica e già questo mi inquieta. Conoscendo un pochettino anche Fabio, credo che faccia venire le palpitazioni anche a lui, perché è una lente completamente esposta. Mi viene in mente quella per esempio del 17 mm TS Canon, era così, era fuori, esposta a tutto, ad una goccia di pioggia, a qualsiasi effetto che andando a cercare la prossimità lo avvicino e
quasi quasi vado a sbattere. Beh, però c'è il paraluce a petalo, però questo paraluce a petalo funziona fino ai 14, 13 e mezzo, perché poi comincia, dato che è un fish eyes così estremo, a comparire nel fotogramma. Ma addirittura c'è una vignettatura meccanica anche di tipo ulteriore, vale a dire che a 8 mm, osservando nel mirino di macchine che abbiano un bel mirino luminoso, si percepisce la slitta che fa avanzare e indietreggiare il gruppo ottico e fa vedere proprio la parte, cioè l'anello entro il quale si muove il gruppo. Pensate un po', 8 mm non riesce, come vedrete dalle foto, a coprire l'intero fotogramma. Però c'è questo aggravio che mi è detto, cioè non posso prendere il paraluce a petalo e montarlo a rovescio come si fa su tanti obiettivi, a parte che sarebbe comunque rischioso perché bisognerebbe andare in maniera chirurgica per evitare di... E quindi, cari signori, eccolo qua, un bel bracciale, come diceva Fabio. Questi sono limiti che effettivamente non vengono in mente nel momento in cui non si prende in mano e si incomincia ad adoperare. Qualità ottica superba, lo vediamo più che altro dalla descrizione, dalle foto che stanno scorrendo. Vi vorrei anche far vedere il tipo di trattamento superficiale, perché questo è evidente che l'incidenza dei raggi arrivano, non c'è modo di fermarli. C'è un trattamento che veramente è micidiale, proprio non è il blu cobalto delle ottiche radioattive di un po' di decenni fa, ma senza dubbio è un trattamento molto particolare. La mia esperienza con il fish eyes si limita a qualche servizio di matrimonio e qualche piccola scampagnata così di tipo landscape, ritrattistica un po' creativa, soprattutto, ripeto, nel matrimonio per creare quell'ambientazione. Però potete comprendere che per uno che utilizza obiettivi decentrabili per cercare di raddrizzare le linee convergenti, il fish eyes è l'incubo peggiore. Però, bando così a questa battuta, sono obiettivi certamente creativi, le foto sono anche intriganti, bizzarre, perché la prospettiva è tutta stravolta. Però poi si finisce alla lunga per pagare un obiettivo e utilizzarlo soltanto in quelle 2 o 3 circostanze, e non solo, anche nel caso di un servizio di matrimonio. Alla fin fine poi, fatti quei 3, 4, forse 5 scatti, non se ne viene più fuori, perché diventano ripetitivi, monotoni, un po' noiosi forse. E allora questa, secondo me, è l'unica cosa da valutare. Colori squillanti, lo abbiamo detto, definizione, nitidezza, insomma una bella lente, però utilizzabile con molte restrizioni, a partire da questo paraluce che avete visto posso tenere soltanto per le prime focali, quelle un pochettino più strette, 15, 14, 13, e poi la vignettatura è lì. Una lente sporgente alla quale bisogna prestare attenzione, anche perché il guadagno prospettico è tale che ci si avvicina al soggetto e a volte si va quasi a sbattere con l'obiettivo. Molta attenzione, perché c'è la lente, non c'è nessuna protezione. Allora, in conclusione, come sempre, ciò che ci interessa, ciò che ci serve fare, questa è l'unica risposta per valutare l'acquisto di un obiettivo molto bello, molto valido, in questo caso anche molto costoso. Ciao a tutti amici, vi aspetto ai prossimi video.